Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, oggi facciamo un video ispirato a una mail di una nostra sorella che mi ha proprio ispirato. Qual è la musa che abita il mio cuore e cosa ispira la mia energia al mondo? Cioè, di una poesia incredibile questa, questa richiesta. Ringrazio la nostra sorella che già altre volte mi ha dato dei titoli veramente straordinari e ci approcciamo a fare questa bellissima stesa. Allora, io mi sono scritta le cose sulla mia agenda, cioè la mia agenda è in brutta, poi strappo, incollo, faccio, perché per ogni stesa è un rituale che facciamo, no? E quindi mi appresto a creare, ideare l'idea, no? A ideare una struttura che possa, quanto più è possibile, risuonare nei vostri cuori e anche destrutturare le vostre menti, quindi parlare più al cuore, all'anima e anche far comprendere alla mente. Quindi ho pensato di fare due varianti con queste bellissima domanda, che sono due, che poi è una insieme, e strutturo queste stesi in questo modo. Quindi qual è la musa che abita il mio cuore? Qual è la musa che mi abita? Cosa ispiro al mondo con la mia sola presenza? Allora, nella prima variante la chiameremo il fuoco che danza. Io sono la scintilla che accende l'anima del mondo, e la seconda variante il silenzio che nutre. Io sono il vuoto sacro in cui il mondo si ritrova. In questo caso vi chiedo di ascoltarle entrambe, perché quando siamo più accese nel mondo, quando siamo visibili, no, sulla scena, allora è più la prima variante. Quando invece ci ritiriamo, siamo comunque evidenti. Vi ricordate che la mancanza non è assenza, è invisibilità. Come lavora la vostra invisibilità sul mondo? Ok? Quindi sono due varianti da ascoltare insieme, quando siete visibili e quando siete invisibili, no? Se per esempio adesso ve ne attira solo una, ascoltate quella, va bene? E se magari domani, vediamo l'altra, ok? Allora, per quanto riguarda la prima variante, il fuoco che danza, l'ho intitolata così, mettiamo la variante rossa, i tarocchi rossi. E poi, per il silenzio che nutre, io sono il vuoto sacro in cui il mondo si ritrova, mettiamo questi altri tarocchi qui, ok? Si vede? Sì. Allora, per la prima variante faremo in questo modo. Per chi si sente di ispirare con la passione, la creatività, la presenza viva. Andremo a fare una variante 6 carte, ho stabilito. Il tuo dono è irradiato, cioè cosa l'energia che emani attiva spontaneamente negli altri. La musa che ti abita, cioè l'archetipo interiore o spirito guida che ti ispira dal profondo. L'immagine che crei nel mondo, cioè come gli altri ti vedono a livello animico, cioè l'immagine poetica. L'evento che generi, cioè che tipo di situazioni, emozioni, trasformazioni il tuo campo energetico evoca. Poi la tua benedizione, ciò che lasci anche quando non sei più in quel luogo. E poi un messaggio dalla tua musa, cioè l'oracolo diretto del tuo amante mistico, sposo celeste, sposa celeste, o come lo conosciamo nel cristianesimo, l'angelo custode, non lo spirito guida. Nella seconda variante, il silenzio che nutre, per chi sente di ispirare con la sola presenza sottile, la saggezza e l'ascolto profondo, allora andiamo a fare la tua presenza invisibile, cioè cosa ispiri senza fare nulla, solo essendo. La tua musa, la musa silenziosa, cioè la figura archetipica che parla nel tuo silenzio e nella tua dolcezza. Poi andremo a vedere l'immagine che curi nel mondo, cioè che tipo di forma guaritrice porti nel collettivo. Poi il cambiamento che attivi, cioè cosa muta intorno a te solo per il fatto che ci sei. L'offerta che doni, cioè il dono spirituale che fai agli altri anche inconsapevolmente. Poi andiamo a vedere un sussurro dalla tua musa, cioè il messaggio poetico e sottile del tuo amante mistico o angelo custodio, spirito guida.
Alla fine del viaggio di entrambe le varianti faremo una carta in comune, cioè il fiore che sboccia in te, la carta di sintesi, cioè cosa il mondo riceve quando tu fiorisci nella tua autenticità, quindi quando le due energie si incontrano e fiorisci nella tua autenticità, quando sei visibile e invisibile, ok? Bello, mi è piaciuto, bellissimo. allora, allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo in questo modo, sì. Partiamo dalla prima variante. Allora, chiedo al mio sposo celeste, al mio amante mistico, di realizzare questa creazione per te. Per te dove il fuoco danza, per te che ti senti di ispirazione con la passione, la creatività e la presenza viva. Per te che dici io sono la scintilla che accende l'anima del mondo. Andiamo a vedere. Prima carta. Qual è il tuo dono irradiato? Cioè cosa l'energia che emani attiva spontaneamente negli altri? Poi, qual è la musa che ti abita? Qual è il tuo archetipo interiore o spirito guida che ti ispira nel profondo? Cioè di che natura è il tuo ante mistico o sposa celeste? Qual è l'immagine che crei nel mondo? Come ti vedono gli altri a livello animico? L'immagine poetica. Qual è l'evento che generi? Cioè che tipo di situazioni generi? Che tipo di emozioni generi? Che tipo di trasformazioni generi? Che tipo di trasformazioni genera il tuo campo energetico? Qual è la tua benedizione? Cioè, cos'è ciò che lasci anche quando non sei più in un determinato luogo, no? Oh, non vi distraete qua, non vi discostate che sennò il mio ascendente vergine si arrabbia. Allora, adesso qual è il messaggio dalla tua musa? L'oracolo diretto del tuo amante mistico. Cosa ti dice il tuo amante mistico, spirito guida? Ok. Allora, ragazze mie e ragazzi, facciamo un bel respiro profondo affinché possiamo iniziare a sciamanizzare, ok? E partiamo. Qual è la musa che ti abita? Cosa ispira la tua energia al mondo? Allora, partiamo. Qual è il tuo dono irradiato? Cavaliere di bastoni. Tu non cammini, galoppi nell'invisibile. L'energia che irradia al mondo è fuoco in movimento, passione incarnata. Ovunque vai, risvegli gli altri dal torpore della mente. Sei spirito viandante, guida ispiratrice, scintilla che incendia cuori stanchi. Per esempio, nelle relazioni, nelle collaborazioni, qua tu porti entusiasmo, slancio, visione. Ma non puoi restare se l'anima non vibra. Cioè il tuo dono è il fuoco sacro dell'autenticità. Nella pratica, per esempio, nelle situazioni pratiche, sei una sorta di catalizzatrice o catalizzatore. Cioè dove entri qualcosa si muove, sempre. Sei perfetta per iniziare progetti, rompere delle stasi, stimolare il nuovo, ma hai bisogno di spazi che ti permettano movimento, creatività e anche verità. Questo è bellissimo, bellissimo.
Vediamo la musa che ti abita, cioè il tuo amante mistico, lo spirito guida, la sposa celeste, sposo celeste, no? L'angelo custode, chiamiamolo come vogliamo, il daimon, no? Vediamo. Ah, è proprio lui, c'è il 2 di coppia, lei. Guarda, il tuo daimon, il tuo amante mistico, spirito guida, qui si manifesta attraverso l'incontro sacro. Cioè tu sei canale di comunione, sei canale di intimità spirituale, di bellezza condivisa. Cioè dentro di te vive un archetipo poetico che danza sempre in coppia, che chiama all'unione, che chiama al riconoscimento, allo specchio sacro tra anime. Cioè tu co-crei già con il tuo spirito guida. Cioè a livello sciamanico la tua energia chiama l'altro a sé non per bisogno, ma per procreare immagini insieme, immagini belle, bellissime, amicizie, relazioni, collaborazioni, tutto per te matrimonio mistico, proprio come dovrebbe essere. Nella vita invece con questa carta in questa posizione sei fatta o sei fatto per unire e per elevare chi ti affianca. Quindi sei fatta o sei fatto per unire e per elevare chi ti affianca. Tu porti guarigione nelle relazioni, attiri connessioni karmiche, dharmiche, cioè la tua musa, il tuo daimon ti dice non fare nulla da sola o nulla da solo, perché l'unione è la tua via. L'unione è la tua via. L'unione prima di tutto col tuo daimon, spirito guida, sposo celeste, amante mistico. E quindi lo proietti nella realtà. Bellissimo, bellissimo. Vediamo qual è l'immagine che tu crei nel mondo. L'immagine che tu crei nel mondo, che poi era quella che abbiamo scritto qua, cioè come gli altri ti vedono a livello animico. Qual è l'immagine poetica? Ok? Qual è l'immagine poetica? Verità, regina di spade. Il mondo ti percepisce come guerriera della verità, guerriero della verità, come una guida lucida, una mente chiara. Anche quando sei dolce, la tua aura ha un'intelligenza che taglia l'illusione. Sei vista come una donna o sei vista come un'anima che non si lascia ingannare, che osserva dall'alto, che custodisce uno sguardo d'aquila, si dice nello sciamanesimo. Sei ispirazione per chi cerca chiarezza, sei ispirazione per chi cerca integrità e consapevolezza. Quindi qual è l'insegnamento? Che molte persone vengono a te per vedere ciò che non riescono a vedere da soli. Ma ricordati di non tagliare il cuore con la spada della mente, perché sei qui per accendere coscienze, non per difenderti. Questo è l'insegnamento per te. Ok? Wow. Vediamo adesso qual è l'evento che generi, cioè quali sono le trasformazioni che generi, ok? Vediamo quali sono. Ah, il diavolo. Accipicchia. Tu risvegli le ombre. La tua energia così forte e luminosa smuove anche ciò che è stato represso, questo è il senso. Accendi desideri, accendi passioni, accendi pulsioni. Cioè, dove arrivi emergono sempre le catene. Dove arrivi tu emergono le paure, le dipendenze, le ossessioni, ma non per legare, per liberare. Sei una forza alchemica che svela ciò che tiene schiavo. Va bene? Tu porti a galla le ombre,
non per legare all'ombra, ma per svelare ciò che tiene schiavi gli altri e anche te stessa o te stesso. Cioè a livello sciamanico qui sei portatrice o portatore del fuoco tantrico, del potere erotico che trasforma. Cioè lo spirito attraverso di te brucia ciò che è finito. Chi ti incontra è costretto a scegliere restare prigioniero o attraversare la trasmutazione. Va bene? Questa carta mi dice che nella pratica potresti attrarre persone o situazioni molto intense, cariche di proiezioni. Sta a te riconoscere dove c'è un richiamo animico e dove invece c'è solo attaccamento. Ok? Forte, bellissima, bellissima. Ok. Adesso vediamo la tua benedizione, cioè ciò che lasci quando non sei più lì, in quel luogo. Ah, il 6 di spade abbiamo qua. Il 6 di spade. Sai che mi dice il 6 di spade? Che la tua benedizione è, cioè quello che lasci, è un passaggio verso la luce. Un passaggio verso la luce. Sei come un ponte tra un prima e un dopo. Cioè la tua energia accompagna gli altri attraverso le acque turbolente della vita, verso rive più calme, più consapevoli. Cioè tu anche quando lasci un luogo, anche quando lasci una relazione, anche quando lasci un progetto, lasci dietro di te un movimento dell'anima. Qualcosa si è spostato, un ciclo si è chiuso, un orizzonte si è aperto, ok? Un varco. Sciamanicamente parlando, sei come la barca del traghettatore, no? Nella psicologia immaginale si dice anche, e negli antichi lo dicevano, lo psicopompo, cioè il traghettatore delle anime, anche lo sciamano è traghettatore delle anime. Non trattieni, ma trasporti. Guarisci senza manipolare, offri spazio, respiro, possibilità. Quindi il tuo dono è aiutare l'altro ad attraversare il proprio fiume interiore, senza mai imporgli la riva. Cosa voglio dire? Lo aiuti ad attraversare, però non gli imponi di arrivare alla riva o su quale riva deve arrivare. A livello pratico, chi ti incontra sente, magari anche solo dopo lo sente, che grazie a te ha trovato il coraggio di cambiare strada, di lasciare qualcosa, di rimettersi in cammino. Sei come una guida silenziosa che non imprigiona, non produce attaccamento, ma libera. Mi spiego, libera. Bellissimo, ok. Vediamo qual è il messaggio della tua musa, cioè il messaggio del tuo amante mistico sposo celeste, ok? Un bellissimo 3 di denari. Questa carta in questa posizione mi dice crea con gli altri. Il tuo dono si manifesta perfettamente nel laboratorio del cuore condiviso. Il tuo amante mistico, spirito guida, ti chiede di costruire, di co-creare bellezza con anime affini, perché ti dice hai già fatto molto da sola o da solo. Ora è il tempo del gruppo sacro, del cerchio, del clan spirituale. Quindi a livello
di visione pratica mi dice che ora è il momento, quello che ti dice lo spirito guida è ora è il momento di allearti con persone con cui risuoni veramente. Progetti, collaborazioni, opere d'arte, dei cerchi, dei percorsi, ti dice costruisci, metti radici, dai forma alla tua visione con gli altri. È bellissimo, È bellissimo. Veramente bellissimo e potentissimo. Praticamente tutto questo mi dice che sei una potenza. Sei una potenza, sei una potenza. Sei fuoco sacro, sei uno specchio d'amore. Porti passione, visione, verità e anche la possibilità di liberarsi dai legami falsi. Cioè chi ti incontra non resta più lo stesso. La tua musa ti chiama a costruire insieme, a portare nel mondo la tua energia creativa, erotica e trasformativa. Potentissimo, bellissimo e potentissimo. Wow, vediamo cosa ci dice lo sciamano, l'oracolo dello sciamano. Eccola. Eh beh sì. Sacrum facere, rendi sacro tutto ciò che fai, offri tutto ciò che fai alla grande madre, agli spiriti. E si collega tantissimo al podcast che vi ho fatto sull'abbondanza proibita, questo, no? Per generare abbondanza e prosperità in tutti i settori della tua vita, a partire da abbondanza di idee, di salute, di denaro e di affetti, rendi sacro tutti i tuoi progetti, tutto quello che hai fatto, offrilo alla grande madre, offrilo agli antenati, offrilo agli spiriti affinché tu possa realizzare tutti i tuoi obiettivi dell'anima più grandi, più giganteschi. Il sacrificio rendi sacro, sacrifica la tua mente razionale con i valori del mondo che sono l'individualità, l'oggettività delle cose, la sostanzialità e il tempo lineare. Trovate tutto nel podcast Magia Pratica 14 che vi ho fatto sull'abbondanza proibita. Come ho generato la mia ricchezza, la mia prosperità, vi passo tutto quello che so e anche i rituali potentissimi. Sì, il sacrificio, rendi sacro tutto ciò che fai, offri tutti i tuoi talenti, tutti i tuoi obiettivi, tutti i tuoi traguardi raggiunti, tutti i tuoi sogni, offrili con il Lotus Mudra alla grande madre, affinché la grande madre possa portarti una prosperità illimitata. Offri tutto alla grande madre. È uscita questa carta come abbondanza, quindi per chi non avesse visto il podcast sull'abbondanza proibita, ragazze mie e ragazzi, vi consiglio vivamente di guardarlo, ok? Di ascoltarlo con il cuore aperto, perché vi metto tutti i grandi segreti che ho sperimentato e che ci vengono dalle tradizioni sciamaniche animiste più potenti, ok? Cos'altro? L'offerta è fondamentale per prosperare. Se non offri niente allo spirito non succede niente, non realizzi niente, ok? Cos'altro? La freccia, intenzione. Questa carta della freccia mi dice che è un po' come la spada qui, la spada e l'asso di spade. E pronuncia quali sono i tuoi obiettivi e la necessità di realizzarli. Come diceva il grande Adler, l'anima ha una ardente aspirazione ad emergere, l'anima vuole essere ricca per servire tutte le creature senzienti. E allora tu pronuncia l'obiettivo. E come ci insegnano sempre nello yoga sciamanico, non ti è dato sapere come, quando, ma tu quell'obiettivo lo raggiungi.
100%. Focus soltanto non sull'obiettivo più, ma sull'offerta, sul sacrificio della tua mente razionale ogni giorno. Ok? E sul sacrificio che fai, dai tutto ciò che fai alla grande madre, offri, sacrifica tutto, devi offrire te stessa per poter avere la tua te stessa più grande. Cos'altro? E la montagna sacra. Questa è una carta bellissima, qui c'è un uomo sulla montagna che medita. La presenza, la meditazione è quello che facciamo sempre insieme. E anche questi rituali che ci sono sul video, sul podcast L'abbondanza proibita, no? La meditazione ti porta, o comunque meditazione, la presenza è la meditazione. Per noi occidentali la parola meditazione è qualcosa di orientale, difficile. La presenza è la meditazione. Allora essere presenti ti permette di avere il grande quadro ed essere padrona del mondo. Questa stesa mi sta dicendo che tu, grazie all'offerta agli dei, agli avi, agli antenati, dicendo qual è il tuo obiettivo, tu sarai padrona del mondo o padrone del mondo. Ribadisco, questi concetti che sto esprimendo su queste carte sono ampiamente descritti nel video dell'abbondanza proibita. Magia pratica 14 lo trovate nell'arte sciamanica sul podcast. Ok? Wow, wow, wow. Mettiamone un'altra di queste. La libertà. Conquisti l'amore. Amore e libertà la stessa cosa. Segui la verità e sii libero. Pace e armonia nella coppia. Trova il piacere e l'amore nelle piccole cose. Angelo Mebael. Qua ti dice che se segui l'amore sarai libera. L'amore è il darsi, l'offrirsi, questo sacrificio qui. Sacrifica tutti i tuoi obiettivi, tutte le tue aspirazioni, offrile, sacrificale alla grande madre. Fai tutto ciò che fai per un obiettivo più grande del tuo io e sarai libera e libero e prospero. Bellissimo, sia nelle relazioni, le collaborazioni, fai tutto quello che devi fare per l'obiettivo più grande. Bellissimo, veramente bellissimo, brave le mie ragazze e i miei ragazzi. E per questa variante io concludo qui, è stato detto abbastanza, è stato stupendo, una narrativa meravigliosa, un quadro poetico bellissimo. Per quanto riguarda il tuo fuoco sacro, la tua parte visibile, e adesso nella seconda variante andiamo a vedere la tua parte invisibile, ok? Quindi ci vediamo dall'altra parte, io ti bacio forte, a tra pochissimo. Mua! Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi, nella seconda variante, che l'abbiamo chiamata il silenzio che nutre, per chi sente di ispirare con la presenza sottile, la saggezza, l'ascolto profondo, no? Quindi, quando sei in questa variante, tu sei il vuoto sacro in cui il mondo si ritrova. E andiamo a vedere subito che cosa ci raccontano, qual è la bellezza poetica che ci mettono davanti sulla scena. Allora, chiedo al mio amante mistico di realizzare questa creazione per te, il silenzio che nutre. Allora, prima carta. La tua presenza invisibile. Cosa ispiri quando sei invisibile? Cosa ispiri senza fare nulla, solo essendo? Cosa ispiri? La tua musa silenziosa, cioè la figura archetipica che parla nel tuo silenzio e nella tua dolcezza.
qual è l'immagine, che tipo di forma guaritrice porti nel collettivo? L'immagine che curi nel mondo, che tipo di forma guaritrice porti nel collettivo? Che tipo di forma guaritrice porti nel collettivo? Qual è il cambiamento che attivi? Cioè, cosa muta intorno a te solo per il fatto che ci sei? Cosa muta? Poi, qual è il dono spirituale che fai agli altri? Qual è il dono spirituale che fai agli altri anche inconsapevolmente? Qual è il sussurro della tua musa? Cioè, qual è il messaggio poetico e sottile del tuo amante mistico per te? Del tuo spirito guida, sposo celeste o sposa celeste? Allora, facciamo un bel respiro profondo per iniziare a sciamanizzare, ragazze e ragazzi. E partiamo. Qual è la musa che ti abita? Quale energia ispiri al mondo? Allora, partiamo. La tua presenza è invisibile. Paggio di denari. La tua sola presenza è seme di consapevolezza. Anche quando non parli, anche quando ti confondi nella folla, il tuo campo energetico emana attenzione, cura, intento. Cioè sei come colei o colui che pianta un seme con amore e poi scompare, sapendo che la terra farà il resto. Sciamanicamente parlando, sei l'incarnazione della giovane guaritrice che cammina piano, però lascia orme fertili, cioè non hai bisogno di affermarti. Sei. E questo basta per ispirare chi è pronto. A livello pratico, per esempio, ti posso vedere nei luoghi di lavoro, nelle relazioni, come colei o colui che porta ordine, attenzione ai dettagli, serietà, rispetto, e sei vista come una persona affidabile e molto ispirante, proprio perché non cerchi di emergere, ma di radicare. Va bene? È bellissimo questo messaggio. Sì. Ok, vediamo qual è la musa silenziosa, cioè cosa ispiri anche senza fare nulla. Ehm, cioè, il tuo silenzio di cosa parla? Vediamo un po'. Bellissimo, qua abbiamo la stella, la tua musa è la speranza celeste, la fede, diciamo, celeste. Bellissimo qua. È la voce luminosa del futuro, la guida interiore che parla con immagini, sogni e dolcezza. Cioè tu sei ispirato o ispirato da una forza pura che sembra fragile ma solo in apparenza, ma in realtà è incrollabile. Cioè la stella ti rende una guaritrice silenziosa. Mi viene in mente una farfalla notturna che accompagna gli altri verso la loro verità. Bellissimo. Per esempio nella visione sciamanica la tua musa è una dea delle acque cosmiche, cioè ti invita a nutrire senza trattenere, a mostrare la via senza dominarla. Ti dico una cosa, con questa carta in questa posizione, la tua stessa esistenza ricorda agli altri che la bellezza è possibile. Bellissimo. Per esempio con questa carta in questa posizione nella vita quotidiana
sei fonte di ispirazione per chi ha perso la direzione. E qua mi dice che non devi convincere nessuno, la tua luce parla da sola. È stupenda questa carta, stupenda. Bellissimo. Ok, vediamo adesso l'immagine che curi nel mondo. Qual è l'immagine che curi nel mondo? Cioè, che tipo di forma guaritrice porti nel collettivo? Vediamo. Bellissimo, la giustizia ci picchia. Tu curi l'immagine dell'equilibrio, della bellezza, dell'integrità profonda. Praticamente con questa carta in questa posizione il mondo ti percepisce come una donna o un uomo che incarna la verità non dogmatica, ma interiore, che è l'esatto opposto. È l'estetica anziché l'etica, è la bellezza contrapposta all'etica morale. Incarni la verità, la giustizia, quella naturale. Così ti percepisce il mondo, cioè come un'anima che incarna la verità non dogmatica, ma la verità interiore, e sei vista come una presenza che armonizza, cioè che mette le cose al loro posto, con il rispetto giusto, con una visione ampia. Bellissimo, Cioè, se ti dovessi dire a livello sciamanico sei la sacerdotessa del Dharma, dove arrivi tu? Gli spiriti trovano il loro ordine. Sei canale di verità sottile, portatrice del karma consapevole. Per esempio, se ti dovessi immaginare in ambito professionale, qua tu ispiri fiducia, responsabilità, etica. Etica però, etica intesa non come l'etica morale, la verità interiore, no? La giustizia sopra le parti. Invece in amore e in amicizia sei quella o quello che aiuta a vedere con chiarezza le cose. La tua energia richiama solo chi è pronto a stare nella verità, che non è una cosa semplice. Wow, che bomba! Che cosa attivi nel mondo solo per il fatto che ci sei? Vediamo, qual è il cambiamento che attivi? Guarda qua, Regina di Denari, chi ti frequenta fiorisce. La tua energia attiva è abbondanza, radicamento, autostima, guarigione del corpo e del femminile, cioè sei come la terra, accogli e nutri. Intorno a te le persone iniziano a prendersi cura di se stesse, a fare scelte sane, a voler vivere con più bellezza e con più valore. Bellissimo. La visione sciamanica qua mi dice che sei la madre terra, cioè colei che trasforma il dolore in miele. Non imponi, offri, non forzi, inviti. Bellissimo. Nella vita concreta questa carta mi dice che collaborare con te porta stabilità. Stare accanto a te trasmette il desiderio di fiorire. Sei magnete di relazioni sane e abbondanti, no? Cioè, è solo se il terreno è fertile tu resti, altrimenti no. Cioè, è spettacolare. È bellissimo che facciamo parte della stessa famiglia, tutti quanti. Bellissimo averti con me. Grazie, grazie, grazie per essere insieme a me. Bellissimo. Vediamo qual è l'offerta che doni. Il dono che fai agli altri, anche inconsapevolmente, qual è?
Beh sì, bellissimo, non poteva essere altrimenti l'imperatore. Inconsapevolmente tu offri struttura, forza e direzione. Sei una persona che regge il mondo senza farsi notare. Offri contenimento, protezione, ordine sacro. La tua energia silenziosa fa da padre spirituale, anche quando nessuno lo vede. Pensa che potere hai. È come Dio. Lo spirito non si vede, ma il collettivo lo teme. Chi non è risvegliato lo teme. Pensa un po'. Bellissimo. A livello sciamanico io ti posso dire che dentro di te vive un archetipo maschile sacro molto potente. Il tuo amante mistico, spirito guida, agisce in te come costruttore invisibile. Dove ci sei tu, il caos trova forma. Cioè, dove ci sei tu, il caos diventa forma. A livello pratico, per esempio, nei gruppi o nei progetti, qua sei una colonna portante tu. Invece in amore offri molta stabilità. Anche se sembri dolce o introspettiva o introspettivo, c'è in te una forza che sostiene interi mondi. Sei una potenza incredibile qui, una potenza incredibile. Wow. A questo punto vediamo qual è il messaggio del tuo amante mistico, del tuo spirito guida. Non cedere mai. 7 di bastoni. Non cedere, custodisci il tuo fuoco anche se ti senti sola o solo. Il tuo amante mistico qua ti invita a proteggere la tua visione anche quando il mondo non ti capisce. Perché? Perché la tua via è unica, a volte solitaria, ma profondamente necessaria. Il tuo cammino è quello di chi porta una luce diversa e per questo può trovarsi controcorrente, no? Lo siamo tutte insieme, una famiglia unica perché siamo tutte controcorrente, la maggior parte. Cioè, questo è il senso. A livello sciamanico qua sei chiamata o sei chiamato a essere guardiana o guardiano della tua fiamma. Non cedere al compromesso, resta fedele a ciò che ti è stato rivelato nei silenzi, nei sogni, nelle visioni, nei rituali. Resta fedele a ciò che ti viene rivelato in questi ambiti. E non cedere ai valori del mondo, alla razionalità, all'oggettività, alla sostanzialità delle cose, al tempo lineare. No, resta fedele, come diceva il grande Naropa, era se non sbaglio, la grande eredità che lasciò ai suoi discepoli fu questa consapevolezza qui. Camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Camminate sempre sul fermo suolo della non oggettività delle cose. Resta fedele a questo. In pratica cosa vuol dire? Che possono arrivarti delle sfide, anche delle critiche contro di te, anche dei confronti accesi, ma tu sei protetta, tu sei protetto. La tua missione non è adattarti, è rivelare. La tua missione non è spiegarti, è irradiarti. Incredibile, bellissimo, bellissimo. Questa stesa mi sta dicendo chiaramente che tu sei seme che fiorisce in chi sa vedere. Sei stella e terra. Sei bellezza e abbondanza. Sei architettura spirituale. Nutri gli altri con la tua sola presenza e senza volerlo offri radici, bellezza e giustizia. La tua musa ti chiede solo una cosa: proteggi ciò che sei. Resta fedele alla tua visione. Chi ha occhi sarà guarito solo stando accanto a te. Chi ha occhi sarà guarito solo stando accanto a te.
Mamma mia, bellissimo. Brave, 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 mi fate emozionare, guarda, bellissimo. Vediamo che cosa ci dicono, ci dice l'oracolo dello sciamano. Per la seconda variante. La più bella carta del mazo, il Gran Turco. Il Gran Turco, sai cosa ti dice? Che hai un'abbondanza straripante. Grazie alle tue visioni, ai tuoi sogni. Segui solo soltanto quelle perché ti portano tutta l'abbondanza che è possibile, inimmaginabile alla mente, ma la stai già vivendo adesso, con questo Gran Turco qui. E questa è la carta della prosperità in tutti i sensi. E anche nell'altra variante, come avete visto, c'è stato il richiamo al podcast sulla abbondanza proibita. Offrire tutto alla grande madre, allo spirito, i tuoi successi, le tue conquiste, tutto quello che hai fatto, le tue sogni e le tue aspirazioni, offrilo con il Lotus Mudra tutto alla grande madre, agli spiriti e agli antenati, perché ti dicono di seguire solo quello. La grande madre ti vuole ricca, ricco, ricchissimo, in tutti gli ambiti della tua vita, e per prosperare segui esattamente quello che è stato detto, le tue visioni, le tue visioni. E questa carta mi dice che arriverà molta più abbondanza di quanto tu abbia mai potuto immaginare, perché la mente, essendo limitata, non può immaginare quanto invece ti spetterà. Bellissimo, ancora. La lama, questo è non certo, certissimo. Tu hai la pazienza di nutrire, per quanto hai nutrito verrai nutrita e ti sta già nutrendo la vita. La lama è un asso di spade e la fecondità nel grembo di madreterra grazie alla tua opera, alla tua azione. La certezza di quello che ti ho detto. La freccia, wow! Ragazze e ragazzi, qua sta arrivando una prosperità illimitata. Questa è uscita anche nell'altra stesa e mi richiama di nuovo al video Abbondanza proibita, dove vi insegno la pratica per avere la prosperità inimmaginabile, tutto quello che ho avuto io, tutto il successo che ho avuto io, facendo quelle pratiche e offrire i vostri doni, talenti, le vostre aspirazioni, quello che avete conquistato, quello che volete ottenere, tutto allo spirito, alla grande madre e agli antenati, perché stiamo andando verso questa direzione, perché l'anima ci vuole ricchissimi, come mi diceva il grande maestro Sri Aurobindo. Gli esseri spirituali, le persone spirituali devono riconquistare il potere del denaro per rimetterlo nelle mani della grande madre. Cosa vuol dire? Riconquistare il potere del denaro significa avere il potere del denaro, non il denaro inteso come obiettivo, perché quando hai il potere del denaro, il denaro come obiettivo non esiste più, sei ricchissimo, muovi, fai denaro, lo ridai alla grande madre facendo delle opere, stendo al servizio di una causa più grande che è quella della tua anima, i tuoi talenti, le tue aspirazioni. Sono due stese che richiamano a quel podcast lì. Non a caso stiamo facendo un percorso meraviglioso sciamanico insieme e quindi ci stanno indirizzando verso la verità. Bellissimo, ragazze e ragazzi, è veramente bellissimo. Vediamo cosa ti dicono questi altri. La guarigione, bellissimo. Porta pace e armonia in te. Ti attendo un viaggio oltre mare ed un viaggio nei tuoi abissi. Vai alla scoperta di te stesso, è il momento di guarire. Sì, ci sarà una grande guarigione in atto. È già in atto, scusami. Una grande guarigione che porta tanta prosperità in tutti gli ambiti della tua vita. Sono stese stupende, ragazze e miei ragazzi, stupende, stupendissime. Sì.
Adesso facciamo una carta per completare le due stese insieme, ok? Io quindi adesso tolgo queste, rimetto questa variante qui e l'altra variante che abbiamo usato di là, questa qui. Allora, per entrambe le varianti mettiamo un terzo mazzo e ci prendiamo queste. No, ci prendiamo, voglio un altro mazzo, ragazzi, aspettate, questo però. Ci prendiamo i tarocchi di Fabrizio Spadini e Laura Tuanna. La carta in comune, il fiore che sboccia in te, carta di sintesi, cioè cosa il mondo riceve quando tu fiorisci nella tua autenticità. Cosa il mondo riceve quando tu fiorisci nella tua autenticità. Allora, vediamo qual è il fiore che sboccia in te. L'imperatore, wow! Quando fiorisci nella tua autenticità, il mondo riceve ordine, forza, direzione. Tu sei fondamento e visione incarnata. Il tuo fiore, per dirlo in questi termini, non è solo profumo, ma è roccia viva. Sei una struttura invisibile che sostiene gli altri anche quando non lo sanno. Cioè il mondo, quando tu sei pienamente te stessa, ritrova o te stesso, ritrova l'asse perduto, la colonna vertebrale spirituale, il codice dell'anima incarnato nella vita. Bellissimo. Sciamanicamente parlando, il tuo amante mistico spirito guida si manifesta in te come costruttore cosmico. E quando tu fiorisci, tu diventi strumento della sua volontà sacra e permetti al mondo di ordinarsi secondo il disegno invisibile. Cioè tu non sei solo una guida, sei legge d'amore incarnata. Unisci il cielo delle idee alla terra delle azioni. Quindi nella realtà concreta, quando ti mostri nella tua piena autorevolezza, quando smetti di chiedere permesso, quando dai forma a ciò che vedi dentro, gli altri trovano direzione in te. Le relazioni diventano solide, il lavoro prende struttura, i sogni si realizzano perché tu osservi, scegli, decidi. Quindi il tuo fiore è forza interiore che non impone, ma regge. Quindi chi ti sta vicino si sente più sicuro, più determinato, più libero di costruire. Quindi se dovessi dare una sintesi finale proprio di tutto con l'imperatore, tu sei la colonna sacra nel tempio del mondo. Quando ti incarni pienamente, il tuo silenzio diventa legge invisibile. La tua presenza è un trono per chi si è smarrito. Quindi ti dice questa carta, non aver paura di guidare, il tuo fiore è guida. Nell'altra lettura avevamo visto, nell'ultima lettura, l'imperatore di nuovo, no? Uno è come dono inconsapevole era e questo è come fiore finale, quindi è una chiamata molto potente, ragazze mie ragazzi. Ti dice fonda la tua visione, dai forma al tuo sentire, agisci in nome del tuo amante mistico, della natura, dell'anima, dei tuoi avi, dei tuoi antenati. Diventa terra per il cielo. Cioè, ragazze e ragazzi, è qualcosa di straordinario, diventa terra per il cielo, mi viene forte questa cosa. Non so che dire, mi hanno sbalordito
queste due letture, incredibile, incredibile, mi hanno sbalordito. Abbiamo fatto un bellissimo lavoro anche oggi, con questa lettura mi auguro di avervi continuato a sostenere nei meandri di Psiche, cioè di anima, e concludo qui perché è stata bellissima, impattante, stupenda. Ragazze e miei ragazzi, seguite sempre l'amore e l'amore significa lotta, lotta. L'amore è una libera scelta di darsi. Se è libera scelta implica che c'è una costrizione contro le stesse resistenze al darsi, al sacrum facere, no? Quindi lottate sempre contro le vostre stesse resistenze al darvi e creerete, come state già facendo, il paradiso in terra, perché il paradiso esiste già, siamo noi che dobbiamo vederlo, lottando contro le nostre resistenze. Quindi siate prospere, prosperi, ricchissimi, perché il mondo ha bisogno di noi. Detto questo, ti abbraccio profondamente, noi ci vediamo prestissimo e come sempre che tutti gli dei ti benedicano. Mua!